Ragazzi, bentornati sul nostro canale. Da un po' che non facciamo una recensione di una periferica. Oggi andremo a recensire il nuovo nato in casa Amazon, nello specifico nell'ecosistema Ring, ovvero il Ring Intercom, che è questo. Mi è appena arrivato in una scatola riciclabile, è in offerta su Amazon, ragazzi, a solo 50 euro, quindi vi consiglio di utilizzare sotto il link in descrizione per acquistarlo. Abbiamo verificato se il nostro citofono ovviamente è compatibile, ed è compatibile, è il diretto concorrente di un altro famoso periferica domotica in grado di appunto fare la stessa cosa, ovvero gestire un citofono vecchio da remoto, quindi domotizzarlo, che è il Nuki Opener. Quindi andiamo a vedere se avrà le stesse funzioni o addirittura di più. Per prima cosa però spostiamoci per fare un unboxing. Allora, cambiamo inquadratura e vi faccio vedere, lo apro in questo momento, lo apriamo. Andiamo a vedere all'interno cosa si nasconde. Ok, vediamo un attimo, apriamo. Allora, abbiamo un cacciavite, come potete vedere, il cavo USB che probabilmente serve a alimentarlo, una serie di cavetti bus che sono qua, vi faccio vedere. Qua abbiamo invece le viti per montarlo a muro. Ovviamente sul sito abbiamo anche tutte le istruzioni del caso per poterlo montare. Eccolo qua, il vero e proprio Ring Intercom. È abbastanza piccolino, potete vedere, ci sta nell'inquadratura. Eccolo qua, da montare di fianco al citofono. Possiamo, ovviamente va a batterie, quindi c'è già dentro, immagino, una sua batteria, e possiamo andare poi a aprirlo per vedere all'interno cosa si nasconde. Ecco qua, niente, semplicemente il coperchio, la batteria, come potete vedere, un tasto che immagino che servirà per fare il pairing, e poi dovremo aprirlo e scoprire al suo interno come andare poi effettivamente a collegarlo al nostro citofono. Ma questo ovviamente sarà oggetto del video, quindi adesso ci trasferiremo in casa dove ho un citofono da domotizzare, in modo tale da farvi vedere tutto il montaggio. Poi vi lascerò scritto comunque in descrizione ovviamente il modello del mio citofono sul quale lo sto montando. Voi le compatibilità comunque le potete verificare direttamente sul sito di Amazon nel momento in cui andate ad acquistarlo. Faremo poi ovviamente una prova, un test, e arriveremo alle conclusioni e faremo un minimo di comparing con anche il Nuki Opener. Poi vi ricordo che abbiamo anche recensito, sempre dell'ecosistema Ring, l'antifurto, secondo noi veramente molto valido. Vi lascio il link qua sopra per andarlo a vedere. Quindi adesso, ragazzi, trasferiamoci a montarlo. Eccoci, siamo giunti al citofono. Nello specifico il modello che andremo a montare è un Urmet 1130 3D, che è compatibile, l'abbiamo verificato sul sito di Amazon. In alcuni citofoni, soprattutto come tipo questo, i più vecchi, dovete aprire il citofono per trovare all'interno il modello. Quindi adesso non ci resta che andare sul cellulare, scaricare l'app Ring e iniziare la configurazione. Arrivati sull'app, ora basterà fare configura nuovo dispositivo, selezionare Ring Intercom, questo qua, e inquadrare il codice a barre. Nello specifico dovete trovare questo, che è il fogliettino di Ring. Quindi adesso andiamo a inquadrare il codice a barre velocemente. Ok, una volta che abbiamo inquadrato il codice a barre ci chiederà quale ingresso il dispositivo citofono controlla l'accesso, quindi controlla l'ingresso nel nostro caso. Ovviamente ci dice di caricare la batteria, noi lo stiamo già facendo, l'abbiamo tolta dal Ring Intercom, e adesso ci dice di accendere il dispositivo inserendo la batteria. Quindi accendiamo il dispositivo, metto la batteria come ci sta chiedendo. Quindi questa qua dentro qua, ok, l'abbiamo inserita, quindi clicchiamo su continua,
e dobbiamo attendere che entri in modalità configurazione. Deve lampeggiare di blu. Adesso, come potete vedere, la luce fissa sta iniziando a lampeggiare di blu. Quindi la luce lampeggia. E adesso dovremo mettere ovviamente il wifi, perché vi ricordo che l'apparecchio è wifi. Ok, siamo andati avanti nella configurazione, lo abbiamo agganciato al wifi. Adesso l'app ci chiede di trovare la marca del citofono per iniziare l'installazione. L'app ci guiderà nell'installazione. Adesso io installerò su questo citofono appunto il Ring Intercom e poi ci troviamo alla fine che vi descriverò un po' i collegamenti e faremo delle prove. Bene ragazzi, ho terminato di collegarlo, è stato molto facile, è bastato seguire sull'app tutti i collegamenti che appunto mi ha indicato. Venite qua un attimo che vi faccio vedere giusto cosa ho collegato. Ho collegato questi 4 fili banalmente alle porte indicate, quindi ti dà il colore, l'app ti dà direttamente il colore e la porta, quindi questi numerini qua, 6, 11, 10 eccetera eccetera, li ho collegati in parallelo a tutti gli altri fili con il nastro che già ha inserito il Ring. L'ho incollato qua di fianco. Abbiamo già eseguito un test con la luce lampeggiante verde, quindi l'app ti chiederà di eseguire un test andando là a suonare il campanello e poi l'apertura, quindi potrai aprirlo direttamente da app e se va tutto bene la procedura sarà completata. Adesso comunque vi faccio vedere meglio nell'app cosa abbiamo e niente, adesso non ci resterà che chiuderlo e come vedete l'installazione è pulita, i fili non si vedranno perché ovviamente qua ci sarà il coperchio della cornetta e qua di fianco avremo il Ring che basterà togliere questa parte qualora dobbiamo ricaricare la batteria. Eccoci ragazzi, allora ho aperto il cellulare per farvi vedere un attimo le funzionalità previste dall'app Ring per quanto riguarda il nostro intercom. Quindi apriamo un attimo l'app Ring. Come potete vedere qua abbiamo la possibilità già subito di aprire l'ingresso, quindi cliccando si aprirà il cancelletto. E inoltre andando sui dispositivi abbiamo la possibilità ovviamente di settare una serie di opzioni, tra cui avvisi di chiamata, cioè nel momento in cui suonano se ti deve avvisare o meno, sbloccare appunto gli avvisi, aprire la porta direttamente anche da qua, dalle impostazioni. Qua abbiamo tutta la cronologia eventi come potete vedere, ovvero ti dice quando è stata aperta la porta piuttosto che se ci sono state anche delle chiamate perse, inteso che magari non hai sentito il campanello. Puoi collegare altri dispositivi compatibili, puoi ovviamente anche andare a verificare lo stato del dispositivo, quindi se noi andiamo qua possiamo vedere la fonte di alimentazione in questo momento è batteria, è al 98% e le varie informazioni sulla parte di wifi, ok? Oltre con altre informazioni sul firmware, indirizzi MAC, che tipo di citofono abbiamo installato, che avete visto, eccetera, eccetera. E una serie di strumenti anche. È possibile anche andare a selezionare una notifica, le impostazioni delle notifiche e cambiare eventualmente nome, posizioni o gestire il volume dell'autoparlante e il guadagno del microfono. Queste sono le opzioni di base disponibili. Inoltre si può condividere l'accesso a questo dispositivo anche ad altri account Ring, ad altri account Amazon, in modo tale che possano anche sentire altre persone quando qualcuno suona piuttosto che andare ad aprire la porta. Ora chiudiamo e facciamo in modo di suonare, così facciamo un vero test di funzionamento, il campanello e vediamo che cosa succede. Ora proviamo a suonare il citofono. Ecco, vedete che compare la notifica, posso parlare o aprire la porta direttamente, qua ho le varie funzioni, tra cui mutarmi, mettermi in viva voce, oppure ovviamente aprire direttamente la porta e una volta che so ovviamente chi è. E niente, quindi qua adesso terminerò ovviamente la chiamata e il mio campanello tornerà in stato pronto, ma anche da qua posso di nuovo riaprire la porta. Bene, quindi abbiamo fatto un test di funzionamento e adesso andiamo alle nostre conclusioni finali. Bene ragazzi, abbiamo terminato questa video recensione. Allora, il prodotto della Ring Intercom è molto interessante, è compatibile con la maggior parte dei citofoni.
L'app vi spiega nel dettaglio come andare a installarlo sulla base del modello selezionato e in più avrete la possibilità di ricevere anche i pacchi di Amazon e il corriere potrà aprirsi di fatto da sé il cancelletto per lasciarvi ad esempio il pacco davanti a casa e voi sarete comunque avvisati. Vi abbiamo fatto vedere un po' com'è il funzionamento. Per il prezzo che è in questo momento, secondo noi è un affare, e vi dirò anche di più. Il Ring Intercomp è assolutamente installabile e integrabile anche con Home Assistant, quindi in Home Assistant noi l'abbiamo già fatto, poi se vi interessa lasciatemelo scritto nei commenti che vi faccio vedere come integrare tutte le periferiche Ring e con l'utilizzo di MQTT. In generale comunque noi l'abbiamo fatto e di fatto con Intercom abbiamo due oggetti importanti. Il primo che ci consente di aprire la serratura che sarà visto come un oggetto lock all'interno di Home Assistant e il secondo invece come un binary sensor che ci dice se il campanello sta suonando o meno e questo ovviamente ci consentirà di fare qualsiasi tipo di automazione noi vogliamo, quindi è perfetto anche agli termini di integrazione. Bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciarci un bel like, a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati e se volete sfruttare ancora di più il nostro canale e avere contenuti aggiuntivi date uno sguardo agli abbonamenti e abbonatevi. Con questo è tutto, io vi auguro buone vacanze e buon weekend. Ciao ragazzi, alla prossima!